24 ottobre, lascio El Jadida con l'intenzione di evitare Casablanca e Rabat. Ormai ho deciso che ritornerò in Marocco, per cui avrò occasione di visitarle nel prossimo viaggio. Raggiungerò invece Kenitra, una città moderna sviluppata grazie al suo porto fluviale creato nei primi del Novecento e al turismo di massa derivante dalla sua vicinanza al mare. È una tappa di transito per poi proseguire verso nord. Sosta al camping Media per 16 euro, un campeggio esattamente come si può trovare in qualsiasi altro luogo. Ormai la vicinanza dell'Europa è diventata la consuetudine. E un po' mi dispiace. La città sembra aver adottato le cicogne. Non c'è palo che non abbia in cima un nido. «25 ottobre. Negli ultimi 2 giorni ho pensato parecchio se imbarcarmi da Tangeri o da Ceuta. Dopo i cambiamenti nelle abitudini e nei modi di fare delle persone che vivono questi luoghi, sempre più europei, ho deciso di risparmiare qualche chilometro ed entrerò a Ceuta. D'altronde era uno di quei luoghi che mi incuriosiva, territorio spagnolo in terra marocchina. Prima però un'ultima fermata. Devo ancora visitare la città blu. Chefchaouen. Questi edifici di un azzurro intenso sono il preludio all'ingresso della città. Arrivo da sud e credo sia la vista più suggestiva, in quanto si arriva dall'alto. Ed eccola, adagiata sul fianco della montagna. Certo, è un bel colpo d'occhio. Ora un giro dentro le mura. Certo, sembra di vivere in un mondo fatato, ed essendo di strada non sarebbe giusto evitarla, ma negli ultimi 20 anni Chefchaouen ha visto crescere i visitatori in modo esponenziale, ed anche qui tutto è diventato a misura di turista, dove anche il profumato pane dalla classica forma rotonda è stato sostituito dalla baguette. Tutto bello, ma non fa per me. La strada in uscita dalla città è piena di curve ampie, è larga ed è stata asfaltata da poco, con lo spartitraffico in centro colorato di bianco e rosso sembra di stare in pista.
Queste sono le montagne del Rif, dove è concentrata buona parte delle riserve idriche marocchine in bacini di raccolta che ne modellano il panorama. Tutto è cambiato, se non fosse per qualche minareto visibile in lontananza e le bandiere nazionali marocchine, sembrerebbe tutt'altro che Africa. Un ultimo tratto obbligatorio di autostrada e poi la frontiera. Di là c'è la Spagna. A telecamere spente sono stati svolti i controlli ed espletate tutte le formalità. Qui vi chiederanno la restituzione del tagliando rilasciato all'ingresso dall'autorità doganale per l'importazione temporanea della moto. Prima di cercare dove passare la notte, voglio fare il giro di questo promontorio ispanico in terra magrebina. Questo è il punto più sporgente, quell'appendice che guarda a nord-est. La strada è stretta, ma le curve invogliano ad accelerare. Avete presente quel brivido che percorre tutta la schiena? Fortunatamente erano in fase di relax. Ho poi prenotato presso l'Hostal Gutiérrez a 10 minuti dal centro e 38 euro a notte. In centro le cifre sono improponibili. Il centro di Ceuta è tutto condensato in un'unica via piena di negozi, la chiesa e qualche bel palazzo.